Sul mio canale abbiamo spesso parlato del congiuntivo e di quando usarlo, però non abbiamo mai detto quando non usare il congiuntivo. Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio parlare di un argomento che molti studenti hanno richiesto, cioè quando non usare il congiuntivo. Questo perché quando voi studenti imparate il congiuntivo iniziate a usarlo dovunque. Però in realtà noi non usiamo il congiuntivo dovunque. Ci sono dei casi in cui il congiuntivo non deve essere usato. E vediamo tutto questo nel video di oggi. Però dopo questo video io ti consiglio anche di dare un'occhiata alla mia playlist di video sul congiuntivo. Sono sicuro che la troverai molto utile. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso prima di iniziare con la spiegazione di oggi voglio anche ricordarti che il mio corso Italiano Vero aprirà prestissimo per le iscrizioni. In questo corso troverai 2 unità sul congiuntivo e sul periodo ipotetico, tanti video, tante spiegazioni e tanti esercizi per fare pratica. Al corso hanno partecipato già più di 1000 studenti e sono sicuro che piacerà tantissimo anche a te. Se vuoi puoi iscriverti alla lista d'attesa cliccando sul link qui sotto in descrizione o visitando il mio sito www.teacherstefano.com/corsi. Quindi iscriviti alla lista d'attesa e tra pochissimo ti invierò più informazioni sul corso. Non perdere questa occasione. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi e iniziamo dal primo punto, l'uso del congiuntivo con espressioni che esprimono certezza. Generalmente in italiano si dice che il congiuntivo è il modo che esprime incertezza, dubbio, opinione, soggettività. Io non sono pienamente d'accordo con questa affermazione. Questo perché a volte usiamo il congiuntivo con parole ed espressioni che non esprimono nulla di tutto ciò. Però nella maggior parte dei casi è così. Quindi quando abbiamo una frase, un'espressione che esprime certezza, chiaramente non dobbiamo usare il congiuntivo. Per esempio, sono certo che Luca e Chiara stanno insieme. Sono certo, quindi il congiuntivo non è necessario. Oppure, siamo sicuri che avete lasciato le luci di casa accese. Siamo sicuri, quindi il congiuntivo non è necessario. E per finire, non c'è dubbio che mia sorella è la migliore cuoca della casa. Non usiamo il congiuntivo perché non c'è dubbio, è una cosa certa, sicura. Benissimo, passiamo al secondo punto e vediamo l'uso del congiuntivo con espressioni come secondo me, forse, probabilmente. Allora, io capisco che nella maggior parte dei casi usiamo il congiuntivo per esprimere incertezza, dubbio, opinione, va bene. Però attenzione, perché generalmente nella maggior parte dei casi in italiano il congiuntivo si usa nelle frasi dipendenti. Infatti in italiano noi abbiamo una frase principale e una frase che dipende dalla frase principale, chiamata frase dipendente. Se io prendo la frase penso che tu sia una brava ragazza, penso è la frase principale e che tu sia una brava ragazza è la frase dipendente, che dipende da penso. Noi usiamo il congiuntivo nella frase dipendente perché il verbo nella frase principale penso richiede il congiuntivo nella frase dipendente. Questo perché penso è un verbo che esprime un'opinione. Quindi noi usiamo il congiuntivo perché abbiamo penso nella frase principale. Beh, se noi usiamo espressioni come secondo me, forse, non possiamo usare automaticamente il congiuntivo. Questo perché secondo me, forse, probabilmente non sono verbi, ma sono semplicemente delle parole, delle espressioni. Per esempio, secondo me è meglio partire alle 7 per non trovare traffico. Io posso dire
penso che sia meglio partire alle 7 per non trovare traffico. In quel caso uso il congiuntivo perché ho una frase principale, ma qui io ho semplicemente secondo me, che non è un verbo, e secondo me già esprime un'opinione. Quindi semplicemente usiamo l'indicativo, il presente. Secondo me è meglio partire alle 7 per non trovare traffico. Non dire secondo me sia, è molto sbagliato. Oppure forse devi studiare di più per quest'esame. Anche qui non abbiamo un altro verbo, abbiamo semplicemente forse. Sì, posso dire credo che tu debba studiare di più, va bene, però qui non abbiamo un altro verbo e quindi semplicemente forse devi studiare di più, basta. Adesso vediamo anche se. Questa congiunzione italiana è davvero molto usata e ha lo stesso significato di altre congiunzioni come nonostante o sebbene. Qual è la differenza? Beh, è facile, anche se richiede l'indicativo, invece nonostante o sebbene richiedono il congiuntivo, anche se hanno lo stesso significato. Infatti noi in italiano tendiamo a usare maggiormente anche se proprio perché non dobbiamo usare il congiuntivo e anche noi italiani molto spesso tendiamo a evitare il congiuntivo. Per esempio, abbiamo deciso di uscire anche se piove, però nonostante piova. Chiaro come funziona? Oppure anche se sono stanco, devo finire di lavorare. Attenzione però, se stiamo usando anche se come parte di un periodo ipotetico, di un'ipotesi, allora dobbiamo usare il congiuntivo. Questa è una particolarità. Per esempio, anche se piovesse, usciremmo comunque. Questo è un periodo ipotetico del secondo tipo, della possibilità, quindi in quel caso usiamo comunque il congiuntivo. Questo perché stiamo presentando quest'ipotesi, anche se piovesse, come qualcosa di non reale, perché adesso non piove, però se piovesse usciremmo comunque. Nei casi di prima invece stavamo presentando le nostre frasi come qualcosa di reale. Abbiamo deciso di uscire anche se piove, cioè adesso in questo momento piove, è una cosa reale, capito? Ok, adesso parliamo della differenza tra dopo che e prima che. Questa è anche una cosa super divertente perché queste due espressioni sono chiaramente opposte, però una usa il congiuntivo e l'altra no. Prima che usa il congiuntivo, dopo che no. Per esempio, prima che tu venga a casa, compra il latte. Ma se usiamo dopo che, ho pianto dopo che sei partito. E adesso vediamo un caso abbastanza particolare, il caso del verbo capire. Infatti in italiano possiamo usare il congiuntivo o no col verbo capire, dipendentemente dal suo significato. Infatti capire ha principalmente due significati: trovare naturale, trovare ovvio, oppure rendersi conto. Capiamo meglio. Se stiamo usando capire nel senso di realizzare, rendersi conto, allora il congiuntivo non è necessario. Per esempio, la mia fidanzata non capisce che sono stanco di uscire tutte le sere. Quindi la mia fidanzata non si rende conto che io sono stanco di uscire tutte le sere. Invece, se usiamo il verbo capire nel senso di trovare naturale, trovare ovvio qualcosa, allora il congiuntivo è necessario. Per esempio, capisco che tu sia stanco di uscire tutte le sere. Cioè, tu esci tutte le sere, è ovvio che sei stanco, trovo naturale, trovo ovvia questa cosa. E allora usiamo il congiuntivo. Lo so, è strano che stiamo usando il congiuntivo per qualcosa che è naturale, che è ovvio. Però ragazzi, non è colpa mia, questa è la regola. Questo è un caso molto particolare. Fantastico, andiamo avanti e adesso vediamo il caso delle frasi con lo stesso soggetto. Infatti, in italiano, quando abbiamo la frase principale e la frase dipendente che condividono lo stesso soggetto, allora tendiamo a non usare il congiuntivo, ma usiamo la struttura di più infinito. Per esempio, sono felice di essere qui, cioè io sono felice che io sia qui. Però, dato che il soggetto è lo stesso, io sono felice e che io sia qui, allora non usiamo il congiuntivo, togliamo il che
e usiamo la struttura di più infinito. Sono felice di essere qui. Oppure Luca pensa di essere il migliore del mondo, cioè Luca pensa che lui, Luca, stesso soggetto, sia il migliore del mondo. Allora Luca pensa di essere il migliore del mondo. E per finire ricorda che in italiano a volte possiamo evitare di usare il congiuntivo semplicemente perché possiamo usare il futuro. Ma perché questo? Beh, perché semplicemente non esiste un congiuntivo futuro, abbiamo il congiuntivo presente, passato, ma non il futuro. Quindi se stiamo parlando di una cosa che succederà in futuro, usiamo il futuro. Per esempio, penso che Francesca arriverà in ritardo. Beh, arriverà nel futuro, quindi perché usare il congiuntivo? Oppure è probabile che domani pioverà. Domani, quindi usiamo il futuro. Fantastico, spero che adesso queste regole siano più chiare e se il video ti è piaciuto però non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo a far conoscere il mio canale a tante altre persone. E poi ho notato una cosa un po' strana, soltanto il 40% delle persone che guardano i miei video sono iscritte al canale. Tante altre persone guardano un video e poi vanno via senza iscriversi. E dai, se vuoi supportare il mio lavoro, allora iscriviti al canale, perché questo mi aiuterà tantissimo. E poi, ovviamente, così rimarrai aggiornato su tutti i video che pubblico. Allora, noi per la lezione di oggi abbiamo finito, spero che ti sia piaciuta e noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!